Salve a tutti, nella lezione di oggi ho deciso di insegnarvi a fare la nebbia, come si dipinge la nebbia e ho deciso di regalarvi una lezione integrale di quelle che tengo su Zoom. Buona visione! Questo effetto si può ottenere in vari modi. Innanzitutto vi spiego per prima cosa i materiali necessari. Ci occorrono degli acquerelli, io uso questi acquerelli in Godet, dei pennelli apposta, se ce l'avete morbidi, proprio per acquerello, altrimenti va bene anche se non so specifici, basta siano pennelli sintetici, comunque morbidi, ok? Poi prendo sempre, come sempre, due contenitori di acqua per avere anche a disposizione dell'acqua sempre pulita. Poi prendo sempre una spugna che mi serve per tamponare e per fare asciugare meglio il pennello quando ne avrò bisogno. Poi ho un vaporizzatore che serve per varie funzioni. Serve per esempio per la funzione di riattivare anche i colori, se ho bisogno io di riattivarli, e poi servirà per bagnare il foglio sotto. La carta è fondamentale perché ci vuole della carta da acquerello, se no questi effetti dove viene bagnata molto la carta, ci vuole carta da acquerello. Io non so se riuscite a vederlo, ho anche una carta che è di quelle incollate sui bordi, proprio perché è 100% cotone, vedete? È 100% cotone, 300 grammi e 300 grammi, vedete, e è questa, è proprio quella satinata, è liscissima. Se prendete quella fine, invece è una grana media. Io ho evitato, però vi faccio vedere, di prendere questa che si chiama torchon. Non so se riuscite a vederlo da vicino, si vede proprio che ha una grana molto definita, vedete? Un po' tipo a buccia d'arancia. Questa a me non interessa per questo lavoro di stasera. Vi volevo far vedere anche delle curiosità. Per esempio, quando si dipinge, va bene, si può utilizzare anche pennelli con serbatoio, tipo una lezione tipo oggi, in cui l'acqua si può decidere di averne di più in un determinato momento, possa tornare utili. Poi, siccome i toni di questo lavoro sono tutti sull'azzurro, sul grigio, sul verde, esistono degli acquerelli. Io ho scelto degli acquerelli che sono proprio quei colori dell'oceano foresta, si chiamano, proprio perché a volte basta meno colori, però specifici per quello se stiamo facendo per esempio gli incarnati, se stiamo facendo, allora uno può scegliere una palette di colori in questa maniera. Una curiosità, non so se le conoscete, esistono anche proprio per chi dipinge all'aperto questa specie di palette di colori, qui ce ne sono veramente tantissimi. Questo è pratico perché sta in un cofanetto chiuso così e il colore è messo, vedete, in queste, è basso, non ce n'è tanto, però c'è molto pigmento. Qui ci fa vedere la tavolozza dei colori che ci serve. In questo caso io andrei a utilizzare, se usassi questo, i toni, diciamo, che mi servono per l'effetto foresta. Qui c'è anche una spugna e un pennellino, va bene, in dotazione. Facevo per farvi vedere che a volte può tornare utile anche questo. Io lavorerò con la tavolozza normale, con questi colori, però se avrò bisogno di qualche altro colore, penso di usare i toni del blu o del verde di quest'altra tavolozza. Una cosa, per non fare un gran miscuglio, non è che io devo usare tutti questi colori, perché sbaglierei. Anche qui in una tavolozza normale, comunque di blu e di verdi ne ho almeno 5. Io posso decidere di selezionare sempre per rendere un lavoro armonico, armonizzare anche i colori, non più di 4 colori. Non è che devo usarli tutti. Poi quei colori lì, combinandoli, otterrò tantissime sfumature, gradazioni e tonalità diversi, però saranno tutti armonici tra di loro. Se una volta io prendo, faccio per dire, il verde veronese e il blu oltremare, e poi io con questi due li schiarisco con del bianco, o li scurisco o li combino insieme, verranno tonalità che si armonizzano. Se io poi prendo un verde smeraldo che non ci incastra nulla, bisogna lo combini anche quello insieme agli altri per avere gli effetti di gradazione. Non so se mi sono spiegata. Allora, poi la tecnica che si può lavorare oggi per ottenere questo.
Si potrebbe lavorare bagnato su umido, ma io oggi non volevo fare quello. Bagnato su umido, vi ricordo, consiste nel prendere il colore sempre dalla nostra tavolozza bagnato e metterlo su un foglio che è umido. Umido vuol dire che va bagnato da dietro, non da sopra o nemmeno asciutto, ma va bagnato da dietro e tenuto umido. Non so chi di voi ha la tavoletta di vetro, la tavoletta di plastica e può provare questa tecnica, può farlo bagnando da dietro. Io siccome voglio sperimentare questa volta lavorando anche più con il vaporizzatore, non farò l'effetto bagnato da dietro, va bene? Non farò l'effetto umido. Questo però, come vi ripeto, dipende dal tipo di carta che uno usa, dipende da quanta acqua ci mette. Potete comunque, anche se bagnate da dietro la carta e avete la carta umida, da dietro potete comunque usare il vaporizzatore. Questo è un po' un esperimento che ognuno di noi andrà a fare. Logicamente, ecco un'altra cosa, chi non ha la tavolozza, se la procuri o un piattino di plastica, per esempio in questo caso se usassi questi colori, sono costretta per forza a diluirli in un piattino di ceramica, di plastica, come volete, va bene? Io allora vi spiego che per fare questo dipinto bisogna iniziare dallo sfondo. Io ho fatto, come sempre, d'altronde, io ho fatto un disegno preparatorio, si vede leggerissimo, ho marcato solo qui dove ci sono gli alberi e qui dove so che ci andrà un po' di vegetazione. La forma, come vi dicevo, potete farlo quadrato, orizzontale, verticale, come vi torna più comodo, tanto non è fondamentale. A questo punto io vado, tanto qui dovreste vedere, inizio e la prima cosa che faccio è bagnare il mio foglio sotto, ma non tantissimo, lo bagno, ma non un'esagerazione. Cioè, un primo passaggio e basta, perché poi gli effetti sfumati li otterrò con il vaporizzatore. Quindi bagno, magari più qui gli effetti sfumati dove c'è, vedete, all'orizzonte qui si intravedono degli alberi dietro, che poi andremo a fare e niente, e vado a bagnare, ma come vi ripeto, bagno solo una volta sola così veloce. A questo punto io vado a mettere il mio colore. Siccome l'effetto nebbia, bisogna giocare un po' sui toni nero, verde scuro, grigio, vedete? Dei toni piuttosto cupi, cioè cupi. Sul grigio poi lo diluite molto. Vedete, io qui ho messo tanta acqua e poco colore, però va sul grigio, vedete? Io poi userò, se qui ho messo un po' di verde, un po' di blu, oltremare, un po' di verde e un pochino di nero, io userò questi per schiarire e per scurire. Per schiarire come faccio? Non faccio altro che aggiungerci più acqua, rendere il colore meno saturo, vedete? Così. Se invece voglio schiarire, scurire, ci rimetto più colore. Allora, cominciamo subito con mettere, vedete, il mio colore di base. Io l'ho messo un po' così. Qui, non so se riuscite a vedere, non c'è il colore, è quasi, c'è un po' qui il riflesso, lì è bianco, deve rimanere il riflesso bianco. Allora vado subito a mettere lo spruzzino, non si vede quasi perché l'ho messo talmente leggero che non si vede. Non è che non lo vedete voi, l'ho messo talmente leggero per fare l'effetto che vi dicevo. A questo punto io vado e spruzzo subito dell'acqua qui nel mezzo dove voglio che rimanga bianco morbido. Ora guardiamo come risponde la carta, perché non tutte le carte sono uguali, appunto. Casomai tirate un po' il colore.
io vado a intensificare più qui, sono un po' troppo celestino, però intanto vado a smuovere qui, la tenete a fuoco. Vado a smuovere un po' qua su. Poi qui dove ci saranno questa serie di alberi e dovrò andarci fra un po', perché io posso già un po' impostare, però poi qui è tutto molto morbido e deve venire. Dovete riuscire a creare più piani di profondità, più sfumate a fresco e più verrà un effetto morbido. Più aspettate che il colore secchi, asciughi e più verrà un effetto più dettagliato e bisogna lavorare praticamente in più modi. In base ai piani di profondità diversi. Bisogna aspettare che asciughi in dei momenti. Ancora è tutto nebbioso. Qua su in alto poi invece metteremo questi toni. Siccome è più definito, dobbiamo aspettare che asciughi, se no non si riesce a fare. Ora bisogna aspettare un po' che asciughi e poi andremo a rilavorare. Potete anche prendere pennellini più piccoli e bisogna aspettare. Non occorre mettiate gli stessi alberi nello stesso punto, ci mancherebbe. Però dovete aspettare il tempo giusto che tiri in una certa maniera, non che si asciughi troppo. Vedete, io ora sto rimettendo in dei punti perché voglio faccia questo effetto di. Vedete, lo metto nel momento in cui so che mi si espande, ma non troppo. Se vedo che si espande troppo, mi fermo, lo rimetto dopo. Se vedo che si espande poco, allora avrei dovuto bagnare di più. L'effetto lo vedete solo alla fine, eh?
Io sto lavorando sempre con i soliti due o tre colori, eh? Vi viene un po' l'effetto? Ora io vado un po' a lavorare, mentre aspetto che qui vada avanti e si asciughi un po' di più, vado a lavorare sulle parti verdi e più gli angoli, diciamo. Anche qui mi scelgo due tonalità di verde e incomincio. Se vi piace un verde più marcio, se vi piace un verde più... Quello valutatelo voi, però tengo sempre di riferimento anche il blu che avevo preso iniziale, anche il blu e il nero, insomma, ho il colore di partenza. Qui, anche se è più scuro e nero, ci si arriva per gradi, non ci si arriva subito. E in dei punti, io anche qui inizio a mettere un po' di colore, ci sono un po' d'abeti più in lontananza, insomma abeti o vegetazione un po' in lontananza, inizio un po' a metterla.
E anche qui se c'è bisogno potete anche un po' ribagnare. Andiamo. E prendiamo anche un po' il lato di qua. Queste macchie in primo piano posso già un po' metterle, un po' a fresco, quando andrò a perfezionarle. Adesso ci sono anche altri foglioline in secondo piano e io le devo iniziare a mettere. Queste stanno un po' qui dietro prima che si asciughi di tutto. Poi vado a fare anche questa parte di sopra affinché mi venga l'effetto un po' di effetto di macchia nello sfondo e nei bordi. Io bisogna che metta il colore più diluito in dei punti e faccia scivolare il colore dove voglio che venga l'effetto di scontornamento. Ora vi faccio vedere. Se qui ora è abbastanza asciutto, perché io comunque avevo non messo il colore troppo umido e anche bagnato troppo sotto, io posso iniziare a vedere a fare un po' di pennellatine. L'effetto che vi dicevo è questo: se volete che sul bordo venga l'effetto più evidente, macchiate con più acqua e in dei punti la rimuovete, tipo così, poi ci mettete l'acqua, asciugate e in dei punti rimuovete.
E qui cercate di dare un po' un verso alle foglie. E poi si può iniziare anche a fare il tronco dell'albero. Siccome il tronco dell'albero in dei punti c'ha lo stesso effetto che è marcato più sui bordi, allora si deve fare proprio come vi ho detto, mettere il colore e rimuoverlo. Prima io metterò questo colore, così per esempio, e poi io subito con il pennello l'asciugo e vado a rimuoverlo. Posso metterlo anche sui marroncino, su altri colori, insomma, che voglio. Quest'altro di qua, potrei farlo. Qui nuovamente marco più il bordo perché spingo il colore verso il bordo e lo rimuovo invece da altre parti. Riaggiungo in dei punti, faccio scorrere il colore rimanendo sempre entro dove ho bagnato. E qui poi se ci sono effetti più scuri, più chiari in dei punti, io li metto. Qui per lavorare bene bisogna mi giri il foglio perché riesco a lavorare meglio dandogli qui il verso. Aspettate, metto l'acqua qui sopra e vado a fare questo che passa di qua. Andiamo lo spruzzino, no? E vado a fare anche questo di qua. Le foglie di solito si fa una puntina
dandogli un po' il verso. Poi lo rigiro un po', poi ognuno di voi faccia come meglio crede. Lo rigiro un po' e vado a continuare poi su quest'altre parti. E vado avanti anche qua ora, che ci sono queste parti più definite. Qui lo stesso. Allora, inizia a fare anche questa vegetazione che è un po' più sul... Più fate messa a fuoco questa e più sembrerà nella nebbia l'altra, meno nitida. Più la caricate d'acqua e più verrà l'effetto d'acquerello che in dei punti poi il colore asciuga di più, si deposita di più, in dei punti viene che io vi consiglio di usarla l'acqua. Magari non verrà lo stesso effetto preciso, però viene comunque un effetto bello, in cui si vedono vari passaggi. Qui per esempio va usato il colore un pochino più diluito, perché si deve perdere un po' più nello sfondo. E riprendete il colore che avevate messo inizialmente, sotto qui, così poi vi si diffonderà. Qui io metterò un colore più scuro.
Dove vedete più il colore nitido e più deve essere fatto da asciutto. Io parto con l'effetto più carico, magari in basso, e poi piano piano, siccome il colore mi si scarica, ribagno e prendo il colore più diluito mettendo solo alcuni effetti. Vedete tipo come sto facendo qui. Quindi appunto è molto diluito il colore. Qui avevo già iniziato prima a fare un po' questi effetti. Ora tenete il pennellino sottile sottile appoggiandovi con il braccio per fare le parti più fini. Però vi ricordo, bisogna che sotto sia asciutto, eh? Ora c'è da andare a fare questa parte qui dietro, che io forse quello ho fatto un po' asciugare di più. E ora però bisogna iniziare a fare prima gli effetti anche qui dove ci sono gli stalberini.
Logicamente, in corrispondenza dei vostri alberi mettete anche le ombre sotto. Se io lo fo più spostato in qua, lo metterò più in qua e lo stesso voi. Non è che vanno messi tutti alla stessa maniera. E l'importante è giocate sul effetto saturo più o meno, colore più o meno carico. Provate. Ora vado avanti sempre più con i dettagli.
tipo mi manca da definire meglio queste parti qua. Io sto inventando qua giù un po' la vegetazione, eh. Ancora qui io ripiego per rifare un po' le foglioline.
Tutte zitte, a che punto siete? Concentratissime. Ora poi mi farete vedere. Vi aspetto un attimo ora, prima, perché poi devo vedere gli effetti, avendo messo con l'acquerello l'acqua, poi non so se riesci a vedere in dei punti, quando asciuga fa questi effetti proprio dell'acquerello. E bisogna vederlo poi asciugato e ogni carta, come vi ripeto, risponde in maniera diversa. Anch'io avevo fatto poco di disegno, ho messo ora a caso, eh. Anche voi siate liberi.